All'interno della rassegna di Innespace di questa annualità 2021-2022 abbiamo prodotto un concerto nelle scorse giornate del 20 e 21 settembre con un pezzo di Eliane Radig. Il brano è stato L'Île Résonante. Questo brano complesso ci ha portato a pensare a una sorta di proposta di memoria dell'ascolto. C'è stato un pubblico numeroso e attento per un'ora di musica immersiva di questa autrice molto particolare e ricca nel suo immaginario sonoro, e l'idea di riprendere in qualche maniera alcuni elementi fondamentali di questi processi di ascolto, di questa attenzione all'ascolto che richiede questo tipo di musica e dell'esperienza stessa immersiva che offre il San Fedele con l'acusmonium, queste casse che permettono, casse acustiche che permettono un ascolto immersivo. Ecco, ci è parso di brevemente di riproporvi l'invito autonomo all'ascolto. Questi brani si trovano ovviamente sui media, attraverso una riproposizione di alcuni elementi che per noi sono fondamentali e attentivi. Parlerò in due sezioni. La prima sezione è una sorta di estetica, estetica che poi non è teorica, è proprio l'intenzione espressiva musicale della Radig in generale, che sono fondamentali da capire anche per alcuni concetti come la continuità, l'ascolto immersivo sono fondamentali, e nella seconda parte, arricchita anche da una grafica esplicativa di quello che succede nei processi sonori attraverso l'acusmograph, fra l'altro un prodotto in AGRM usato proprio per una guida all'ascolto e alla comprensione dei fenomeni sonori. Quindi per quel che riguarda la Radig, i punti fondamentali della sua estetica sono una idea di continuo, il continuo inteso sia come flusso che come anche attitudine all'ascolto. Continuo vuol dire non esiste una interpunzione necessaria, non esiste un collasso degli elementi oppure una deriva, è tutta una sorta di fascia continua. In questa continuità trova una ricchezza. Questa ricchezza in che cosa è data? Anche nella lentezza dell'esposizione dei materiali. Questa lentezza, che è un altro suo elemento, è quella dimensione del tempo che permette di andare dentro quella che lei chiama trasformazioni continue del suono. Questo concetto qui è stato sempre presente nella sua vita musicale, nelle sue varie esperienze e anche nella produzione strumentale, specialmente nell'ultimo periodo, contigua con quella elettronica, dove per esempio scrivere per flauto non vuol dire l'atto virtuosistico che siamo abituati a vedere, ma l'attenzione ai singoli suoni e come lei riesce a dare a questi suoni delle microvalutazioni. Questa trasformazione interna del suono gli ha permesso, anzi l'ha direzionata subito da giovanissima, si parla degli anni 60, verso le tecnologie elettroniche, perché lei nasce come praticante della tecnica della musica dodecafonica. Che cosa vuol dire? Che probabilmente in quel tipo di tecniche non riusciva a trovare questa idea sonora invece la trova nel momento in cui incontra alcune tecnologie che sono i sintetizzatori modulari, e in modo particolare lei è legata all'ARP perché dice mi permette di controllare tramite sistemi a matrice, quindi con continuità estrema senza cablare e scablare, le variazioni minime e continue del suono. Una cosa interessantissima, poi in aggiunta un altro concetto, è quella che lei chiama silence habité. In questa continuità c'è anche l'ascolto del silenzio e lei lo ritiene importante. Nell'Île Résonante all'inizio c'è una specie di brevissima pulsazione e continua nel tempo che inizia da un ascolto bassissimo
per poi dare corpo a tutta la struttura. Stessa maniera, questa pulsazione iniziale diventa alla fine un agglomerato di suoni fra di loro che poi sono in relazione spettrale, quindi molto eufoniche, e anche lì porta gradatamente, con lentezza, fino a un silenzio estremo. Ed è incredibile il passaggio che si ha fra suono e silenzio, dove sembra che il silenzio integri in sé o riprende la memoria o dà sostanza in qualche maniera a quella che sono i suoni precedenti. L'altra cosa che lei fa e richiede, ovviamente, lei pratica per se stessa, anche in forma quasi meditativa, questo ascolto particolare, continuo, immersivo e concentrato. Parla tantissimo dell'écoute, la pratique dell'écoute, la pratica dell'ascolto. E sono questi due termini, pratica e ascolto, sono fondamentali nella sua estetica. L'altra cosa che poi aggiungo, ed è l'ultimo elemento, è che si avvicina all'elettronica e l'elettronica modulare dei sintetizzatori anche dopo l'esperienza fatta al GRM di musica concreta, per cui Pierre Schaeffer è stata assistente di Pierre Henry anche. Lei si avvicina ai modulari perché vuole non registrare degli oggetti sonori e su questi creare delle strutture, ma vuole, a partire dagli elementi minimali che sono in comune con la computer music, la famosa sinusoide o l'elemento sonoro puro, a partire da queste strutture, gradatamente creare il suo suono aderente alla sensibilità, il suono aderente alla sua volontà di percorso sull'attenzione uditiva. Perché questi sono gli elementi fondanti, la sua estetica, che permettono di capire molte cose del brano Lille Resonante. Come è fatto questo brano? Intanto, appunto, il silenzio. C'è una prima sezione, io le chiamo sezioni o anche stati, questi sono termini che mi sono permessi di aggiungere, perché è veramente uno stato, in tutti i cambiamenti che ci sono dentro sono i cambiamenti di stato. Ci sono all'inizio e alla fine introduzione dal silenzio sull'audio che lei mette, ci sono proprio vari secondi iniziali in cui uno dice vabbè, questi secondi si devono tagliare perché sono silenzio. No, non si devono tagliare, perché il silenzio e l'immersività nel silenzio permette poi di accedere all'ascolto attentivo. Questo è fondamentale. Questa cosa lo fa anche alla fine, ed è strano, perché vuole dare proprio questo concetto di dal silenzio nasce il suono e dall'attenzione al silenzio possiamo apprezzare tutti i fenomeni sonori. È diviso in 5 sezioni. Ogni sezione ha una sua caratteristica, ha una sua tecnica di creazione del suono ed è una struttura, fra l'altro, simmetrica. 5, l'elemento centrale è simmetrico, nell'elemento centrale si avvicina alla purezza delle relazioni sonore, che sono le quinte e le ottave, gli fa questa specie di sospensione, e invece la prima e la seconda, la quarta e la quinta hanno delle nature sonore proprie. Fra queste sezioni che descriverò brevemente, e poi avrete modo di risentirle, ci sono delle cose che sembrano apparentemente di secondo piano, che io chiamo transizioni. Le chiamo transizioni perché, come dicevo prima, stati è una transizione di stato. E nel caso della Radig è proprio un passaggio complesso. Sono i passaggi più interessanti per come si trasformano di stato gli eventi sonori. E questa è un'esperienza quotidiana, possiamo applicare a qualsiasi cosa, come si trasforma lo stato della nostra mente, lo stato con cui vediamo qualsiasi fenomeno, dalla natura ai visi dei personaggi, degli amici che ci circondano e dei cari che ci circondano. Ecco, questa transizione secondo me è fondamentale, infatti hanno anche una consistenza in termini di tempo, sono lente come sono lente le grandi transizioni. E di queste transizioni ce ne sono 4, che parte dal primo
La prima sezione ha degli elementi fondamentali che sono un'introduzione con un unico suono grave, mobile, con una sorta di ritmo di respiro, proprio questa sorta di andatura al respiro. C'è solo questo suono grave e un La bemolle grave, dove però lei aggiunge, per avere queste pulsazioni che emulano veramente il respiro, perché si chiudono su una sinusoide e si aprono su un microspettro, per cui sembra proprio il suono del respiro che viene vocalizzato in qualche maniera. Inizia con questo suono che lo tiene lì lungo, questa sorta di respiro, ed è caratterizzato da questa pulsazione, ma soprattutto l'elemento di questa prima sono gli spostamenti microtonali che vanno dai battimenti per creare le pulsazioni fino ad arrivare proprio a passaggi microtonali compressi nell'estensione, per cui è come entrare in una sorta di massa sonora primeva. Nella transizione qui succede una cosa molto particolare. Sugli stessi elementi, diciamo, di pitching, quindi altezze, si introduce una sorta di melodia a tre toni, a distanza di tre toni, che è vocale e si introduce in un elemento totalmente contrastante, cresce piano piano per arrivare a dove alla sezione quella dell'Epifania, fatta di cosa? Fatta di una sorta di, dirò un termine che non è appropriato, cluster, ma vuol dire abbandonarsi a una modalità che passa, la sensazione che passa da maggiore a minore, diremmo noi, da accordale maggiore a accordale minore, da un modello di tipo dorico a una risonanza di tipo ionica, aperta, limpida, dove questa modi che la storia, la nostra educazione all'ascolto ha pervaso tutti i generi di musica che ci rimangono, qui diventano un'epifania e si allargano su tutto lo spettro dell'ascolto. Ed è appunto, si parte dall'interiore all'esteriore, all'apertura. Questa epifania gradatamente viene ridotta all'essenziale dell'ascolto, che è la terza parte, dove tutto si basa su relazioni minimali dell'ascolto, che sono fondamentali, quinte, ottave, estrema pulizia. E quando si suonano sul pianoforte ci dà l'idea di questa sorta di riduzione all'uno musicale, no? Un unico suono allargato sulle varie estensioni che mantiene l'unità, perché l'ottava viene una sorta di reiterazione su se stessa. Questo permette di avere questa sezione di concentrazione. Ovviamente anche qui, su ognuno di questi elementi, c'è sempre un movimento lento di deriva. Il suono non è mai fisso. E le tecniche che usa sono quelle possibili su questi sistemi. Si imposta un suono, si va su un'altra chiavetta, si imposta un altro suono, un altro pitch, lo si altera leggermente, i suoni vanno in battimento e fra il battimento e il roughness, cioè la situazione in cui si incomincia a percepire il doppio suono, secondo le regole e gli studi della psicoacustica, si crea tutta una fenomenologia, per cui semplifica in questo caso per cosa? Per concentrarsi su questi micro fenomeni del suono che sono incredibili, che noi nel tempo abbiamo perso, sia nell'educazione attentiva all'ascolto che proprio nell'attenzione di questi microfenomeni. Ecco, qui sembra svuotato, quindi siamo all'elemento simmetrico, svuotato. Appena finisce questo elemento, incomincia ad introdursi un'altra transizione. In questa transizione che cosa c'è? Non c'è più il suono pulito, ma c'è l'impatto. Si sentono questi pa, pa, questi suoni impattanti che lasciano così perplessi, che invece hanno la facoltà di gradatamente introdurre un altro linguaggio sonoro, e qui potete intuire la ricchezza degli elementi tecnici, che è il noise intonato. Il noise intonato vuol dire che non è una nota pulita, una sinusoide, ma è una fascia di suono che comunque si polarizza. E si chiama noise intonato. Il vento
Infatti nella quarta sezione poi alla fine che cosa si sentono? Si sentono questi impatti, quasi paesaggi sono ricreati insieme a vento polarizzato. E nella cosmografia potrete vedere che ci sono proprio questi, come fa, le andature a vento che si vedono, che sono crescendo. E ce ne sono a catena uno dietro l'altro. Ci immerge in un'altra dimensione del suono, al limite fra l'artificiale e la natura. La natura è persistente perché noi siamo natura, il nostro accolto è un fondamento di relazione con le altre persone e con la natura e con un fenomeno creativo tipicamente umano, che è quello dell'espressione musicale. Questo quarto tempo è incredibile, adotta anche qui poi alla fine una transizione per andare dove? Pulizia totale, dal punto di vista tecnico è una riduzione agli elementi fondamentali, che in termini tecnici sono gli elementi di intonazione precisa che con gli strumenti elettronici si può fare, che sono le cosiddette sinusoidi. E l'ultima parte è pienamente spettrale. Noi sappiamo che in musica, quando suoniamo un suono, una nota del pianoforte, non è la nota in sé, ma è un complesso di note che risuonano insieme, che creano il colore di quel suono. Ecco, immaginate ora nelle sinusoidi, si tratta di una semplice sinusoide, di un'altra sinusoide che viene posta all'ottava, poi alla quinta, poi all'altra ottava, alla terza, per creare questa limpidezza fondamentale che è tipica della nostra percezione dei suoni. E in questa limpidezza, che è il riposo anche dell'ascolto, lei fa quella transizione gradatamente dal suono al silenzio, che non è altro che lo specchio del suono. L'attenzione del silenzio al silenzio è fondamentale per l'attenzione all'ascolto. Spero che questi elementi vi siano di sprono a ripetere l'esperienza sia nei concerti in San Fedele che nell'aumentare il vostro bagaglio di ascolti di questi autori per noi notevoli. Grazie.